Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Imperatore Carro, ci piacciono. Bene. Potrebbe essere un periodo dedito alle decisioni, al creare un certo tipo di stabilità, di concretezza. Adesso qua non lo vedete, ve lo metto qui. Devo dire che con la carta del carro ci potrebbero essere anche degli spostamenti, dei viaggi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque tutte le novità le inserisco sempre nella descrizione del video, voi potete aprire la tendina, poi per qualsiasi informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di novembre. Andiamo a vedere all'inizio carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi spot, dei messaggi sciolti, e dopodiché andremo a vedere l'amore per i single, per le coppie, insomma il lavoro, l'economia, un po' tutto. Allora, partiamo con un 6 di pentacoli, la regina di bastoni, 8 di coppe, 2 di spade, 10 di coppe, il matto, un 2 di bastoni, e un 3 di spade, amici dell'Aquario. Allora, partiamo da questo 6 di pentacoli, che è una carta di forte equilibrio. Può essere che qualcuno sia impegnato nel mese di novembre nello stabilire, diciamo, nuovi accordi. La carta del 6 di pentacoli è una carta di forte generosità e apertura nei confronti degli altri, ed è una carta che mi parla di abbondanza, perché per essere generosi uno ne deve avere da dare. Andiamo a vederla. Abbiamo un fante di pentacoli e un 10 di coppe che avete già qui. Vedendole un po' così potrebbe essere un momento di serenità familiare piuttosto che personale. Per qualcuno si potrebbe trattare, ragazzi, di qualche nuovo contratto all'interno di un gruppo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo la carta della temperanza e un 8 di pentacoli. Ho una carta che mi parla di lavoro di nuovo, ho una carta che mi parla di quotidianità. Devo dire che potrebbe esserci una certa lentezza nel periodo. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Quattro di pentacoli, 4 di spade e giustizia. Ragazzi, per qualcuno, qui abbiamo anche l'imperatore, si può trattare di una situazione tra genitori e figli. L'imperatore fa riferimento all'archetipo del padre e quindi effettivamente ci potrebbe essere una situazione tra genitori e figli dove magari il figlio deve partire per
studiare piuttosto che per iniziare nuovi lavori, nuove collaborazioni. C'è comunque anche la carta della giustizia, mi parla di contratti effettivamente, questioni burocratiche che per qualcuno potrebbero anche risolversi, direi in modo positivo. Un'altra carta, ok, 5 di spade. Qui abbiamo un 3 di pentacoli e un 5 di spade. Il 2 di spade e il 5 di spade li sento un po' collegati, no? Probabilmente qui c'è un progetto, una collaborazione che non è molto chiara, che mi fa venire dei dubbi, soprattutto se parliamo di tipo 6 di pentacoli e l'8 di pentacoli, che sono due carte inerenti al lavoro. Andiamo a vedere il 10. Appeso. Se per esempio fosse una situazione lavorativa, potrebbe essere necessario dover ricalibrare delle regole con l'azienda, piuttosto che con i clienti o con i fornitori. Mm, Ho anche l'idea che qualcuno stia dando tanto per una situazione, una relazione, un'azienda lavorativa e che comunque questo non sia sufficiente a creare quel tipo di armonia che voi vorreste. Andiamo a vedere il matto. Allora, 2 di spade nuovamente, che è un'energia che si ripete. E 7 di spade. Se per caso sono i figli che vi chiedono dei soldi per iniziare una nuova attività di gruppo, un nuovo commercio, una nuova azienda, fate attenzione perché con questo 7 di spade le cose potrebbero non essere del tutto chiare. 7 di spade è una carta che parla di avidità, è una carta che parla di sotterfugi, di ladri anche. Quindi fate attenzione perché non dico che sia il figlio o la figlia, insomma, che vi voglia rubare i soldi, ma ci potrebbe essere qualche cosa di poco chiaro nel caso appunto vi chiedano dei soldi per intraprendere una nuova situazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Regina di bastoni nuovamente e papà. Sento come un dubbio, qui effettivamente avete due volte il 2 di spade, tra l'andare verso obiettivi più alti, tipo riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva, infatti qui avete anche l'appeso, e il rimanere, diciamo, nella situazione attuale. Questo indipendentemente dal fatto che siate single piuttosto che in una relazione, come l'idea che ci sia bisogno di, probabilmente per qualcuno anche di una guida, considerato che qui abbiamo il Papa. Andiamo a vedere il 3 di spade. Re di bastoni e avevate anche la regina di bastoni. Nove di pentacoli e 2 di bastoni. È come se da un lato voleste andare oltre, però dall'altro a un certo punto vi accontentate di quello che avete, perché non è che stiate male, siete comunque nell'abbondanza, però ho come la sensazione che questa potenziale collaborazione di cui vi ho parlato
siccome è piena di dubbi, vi faccio un attimino tirare indietro, secondo me. Può essere che qualcuno si muova da un certo tipo di stabilità e di solidità. Adesso andiamo a vedere caso per caso. Allora, partiamo dai single, ragazzi. Qui devo dire che le occasioni per conoscere gente non mancheranno. Diciamo che sento che avete come più probabilità in luoghi pubblici, enti pubblici, ok? Più che luoghi, enti pubblici, come se quello fosse un buon territorio, insomma, per conoscere gente e per farvi stimolare, mi viene da dire. Vi dico, una persona in particolare sì che potrebbe arrivare, ci potrebbe essere anche una differenza di età. E per molti sì che, come vi dicevo, è una questione che si svilupperà intorno al mondo del lavoro o intorno a qualche ente pubblico, come se ci fosse qualche tema da dover risolvere che vi porterà a conoscere qualcuno. Eh, non posso dirvi che sarà l'amore della vostra vita, almeno non per il mese di novembre. Però insomma, andateci con calma a conoscere questa persona, cercate di viverla giorno dopo giorno e di insomma conoscerla piano piano. Se invece siete in coppia, ragazzi, devo dire che tutto sommato le cose sono abbastanza lineari, vanno abbastanza bene. Potrebbe essere vantaggioso, come vi posso dire? Da un lato mi viene da dire farvi un viaggetto in due, o se per caso avete figli piccoli anche in tre, però comunque il nucleo familiare, per riscoprire un'unione, riscoprire un equilibrio. Molto forte ho la sensazione che se per caso avete figli, potrebbero anche essere i genitori, adesso dipende dall'età che avete, però è come se qualcuno all'interno del vostro nucleo familiare si dovesse spostare e ci fossero come dei soldi da investire in questo senso. Soprattutto se è il figlio, fate attenzione in che cosa si sta mettendo, perché se vi chiede dei soldi, come vi ho anticipato prima, insomma, potrebbero non essere completamente trasparenti le modalità del contratto. Anche se poi qui voi avete la giustizia, di solito la giustizia è una di quelle carte che regolarizza. Per qualcuno ci potrebbero essere, soprattutto se avete questioni in ballo, se state aspettando firme, se state aspettando ok da qualcuno, da qualche ente appunto, con la carta della giustizia vi dico che a novembre potrebbe arrivare tipo una risoluzione, un contratto, un ok. Se siete in una relazione ni, allora devo dire che le cose sono piuttosto lente. Però ragazzi non vedo sviluppi né positivi né negativi. Cioè, ho come l'idea che le cose potrebbero continuare ad andare avanti un po', nonostante voi vogliate qualcosa di più, però ho come la sensazione che le cose continueranno abbastanza come sono, senza grossi cambiamenti. In realtà il cambiamento che vedo nel vostro caso è tipo un po' di perdita di speranza, di riuscire a creare qualcosa di solido con questa persona. Se invece parlassimo di figli, insomma, vi ho già accennato prima che ci potrebbe essere come uno spostamento, la necessità di muoversi, la necessità di investire per far studiare magari i figli o per far iniziare loro questa nuova attività, però fate attenzione soprattutto se neanche loro hanno bene in testa come sviluppare il progetto, che tipo di scuola fare, insomma, che tipo di percorso intraprendere. Fate attenzione al volume di soldi che investite, ecco. Il punto qui è che ehm, non vi dovete prendere voi la responsabilità del figlio. Questo ovviamente risuonerà per pochi. Nel caso del lavoro, allora, se siete disoccupati,
Io ho la sensazione che qualcuno cambierà strada, smetterà di cercare lavoro come dipendente e inizierà a creare i propri scambi commerciali. Tenete presente che qui avete il 9 di Pentacoli, che è la carta degli autonomi, dei lavoratori autonomi, come se qualcuno decidesse, visto che non riesco a trovare lavoro, decido di aprire io la partita IVA e di iniziare per conto mio a fare qualche cosa. Questo non risuona per molti, però è proprio un muovo, mi muovo, prendo una decisione per creare la mia stabilità, il mio impero. Tenete presente che anche qui avete un re di bastoni, che è un re, quindi è arrivato a gestire un regno. Ho come l'idea che da soli andrete avanti di più. Se siete invece dipendenti, allora qui il suggerimento ragazzi è confondetevi con il muro, sapete, con la tappezzeria. Mantenete un profilo basso per il mese di novembre, non c'è tutta questa fluidità nel posto di lavoro, ci potrebbero essere qualche tema un po' spinoso da dover affrontare. Mm, profilo basso, vi dico. Mm. Se siete autonomi. Allora, al di là del fatto che io qua vedo nuovi scambi commerciali, nuove proposte, però ho anche la sensazione che vi dicano non firmate contratti con nessuno, cioè è una collaborazione, va bene, scrivere, fare le cose, mettere giù le cose nero su bianco per capire chi si occupa di che cosa o di chi è la responsabilità di che cosa, va bene, però è come se vi dicessero di non firmare contratti ufficiali per adesso, perché ho come la sensazione che potreste a un certo punto decidere di disfarvi dei vostri collaboratori, perché non sono chiari, perché non hanno le idee chiare, perché non sono organizzati, perché pensano a mille cose insieme e poi non ne concludono neanche una. Semplicemente valutate le cose da un altro punto di vista e rendetevi conto che avete tutte le risorse, le conoscenze per intraprendere questo lavoro da soli. Non dico che dobbiate proprio troncare i rapporti, perché qui non vedo carte di fine, però sì dettare le regole e definire un obiettivo comune, secondo me, perché quello che manca in questo caso è l'obiettivo da raggiungere insieme. Ehm, Se parliamo di progetti, anche qui ragazzi ho la sensazione che è meglio mettere un po' tutto in stand-by e pensarci meglio, elaborare meglio i progetti che avete, perché c'è da prendersi non poche responsabilità e il punto qual è con questo imperatore? Che dovete essere pronti a prendervele da soli, perché se la persona che sta collaborando con voi ad un certo punto decide di andarsene, voi dovete essere in grado di portare avanti il progetto da soli. Questo ve lo dico a titolo preventivo. Ripeto, non vedo rotture, non vedo cose per lo stile, però è vero che la stesa finisce con un tre di spade. Quindi c'è comunque una sorta di sofferenza, di spirito di sacrificio, quindi vi dico, siate ben certi, sicuri del fatto che qualsiasi tipo di progetto siate in grado di mandarlo avanti da soli nel caso in cui il collaboratore, la collaboratrice, il dipendente, chi avete insomma che vi aiuta, dovesse decidere di mollare tutto. Mm? Per quello che riguarda i soldi. Allora, siccome partiamo con un 6 di denari, che è una carta di forte generosità, io ho come la sensazione che potrebbero venire a chiedervi dei soldi nel mese di novembre o addirittura potreste essere voi ad aiutare qualcuno dando soldi. Se non sono i soldi, potrebbe essere il vostro tempo, per esempio, potrebbe essere le vostre conoscenze, potrebbero essere le vostre strumentazioni, è come se andaste in soccorso di qualcuno, ma non
elargite troppo, perché io ho come la sensazione che vi farete un po' incantare, se vogliamo, dal progetto, dalle parole dell'altra persona, insomma, ehm, peccherete un pochettino di ingenuità nel approfondire il tema su questo progetto, su questo investimento. mm? Fate attenzione perché avete 5 di spade e 2 di spade, è come se non vedeste bene, come se non vedeste chiaro. 2 di spade ce l'avete anche qui, avete un 7 di spade, quindi fate attenzione se dovete prestare soldi o investire soldi che i termini contrattuali siano effettivamente legali. E se per caso sono i soldi da prestare a un vostro figlio, come vi avevo detto prima, fate un contratto anche con lui, un contratto di rientro. Io ti presto, ipotesi, 5.000 euro e tu mi ridai un tot al mese per tot anni. È, come dire, un modo di responsabilizzare il figlio o comunque la persona che vi verrà a chiedere denaro. Non è che siete obbligati a darlo, però diciamo che come indole, partendo da questo 6 di pentacoli, siete persone che tendono ad aiutare gli altri, no? Però ecco, solo fate attenzione alle clausole scritte in piccolo. Soprattutto perché c'è questa giustizia, quindi c'è la giustizia, il 3 di pentacoli e il 6 di pentacoli, quindi potenzialmente qualche firma potreste doverla mettere. E anche se per caso si tratta di un lavoro di ristrutturazione della casa, anche lì fatevi fare i preventivi scritti in modo che non vi possano dire no, ma guarda che io ti avevo detto X euro solo per quella roba lì, adesso tu mi hai chiesto anche quello e quindi costa di più. Fatevi mettere tutto per iscritto. Per quello che riguarda, ragazzi, lo stato psicoemotivo del mese, non andrà male, non andrà male, anzi sento che questo mese vi darà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, però tenete presente che si finisce con un 3 di spade. Qui io sento che o dovrete sacrificare qualcosa, qualcuno, può essere il vostro tempo, oppure il 3 di spade mi parla di un qualche tipo di dolore che si potrebbe ripresentare. Qui potrebbe essere il fatto di, ok, niente, mi rassegno, non posso cercare collaboratori perché fino ad adesso non ho trovato nessuno che ragioni come me, che voglia portare avanti le stesse idee che ho io. E quindi è un po' un rassegnarsi al, ok, devo fare tutto da solo o da sola, sono io che devo gestire le cose, sono io che devo guidare gli altri. Effettivamente qui avete l'imperatore e l'imperatore è una di quelle figure che si è fatta da sola, che si è creato le proprie regole e poi le ha seguite con costanza ed è riuscito ad arrivare dove è arrivato. Mm? Cosa mi manca? Penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere Osho. Mm. Giochi politici, che di nuovo è un 7 di spade. E la solitudine. Allora, qui io la vedo in due modi. La prima è non ve la raccontate, fate un lavoro di introspezione in solitudine, perché sono convinta che le risposte già le abbiate, sono dentro di voi. Un'altra versione di queste due carte è che è meglio stare da soli, è meglio lavorare da soli, perché comunque le persone intorno tendono a creare come dei giochi politici intorno a voi, soprattutto se siete dirigenti d'azienda, mi dicono. È meglio come se... perché anche il 9 di Pentacoli ha un po' la stessa energia dell'eremita, il fatto di essere da soli, di stare bene, di viversi bene la solitudine, il scegliere da soli, il occuparsi di sé da soli. Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona nei commenti. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere, scrivetemelo. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail.
Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma sono 25 anni, un po' di più, 25, più di 25 anni di studi condensati e riordinati per darvi strumenti, per darvi conoscenze, per accelerare il vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, se andate nelle playlist con le copertine lilla si vedono. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!